Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio condividere con voi come ho arredato, come ho decorato la casa di Natale. Quest'anno ho scelto di prendere dei pini veri. So che ancora è molto discussa la questione dei pini o artificiali o veri, ma io vi dico che è molto più sostenibile prendere un pino verde perché i pini, innanzitutto questi commerciali che sono venduti, non vengono tagliati dal bosco ma vengono cresciuti in queste specie di vivai che sono cresciuti con questo scopo di essere venduti. Condivido anche con voi alcune cosiddette delle regole per arredare, per decorare questo albero. Ho scelto una base non tessuto perché l'anno scorso, tutti gli anni, quando mettiamo la base sotto l'albero in tessuto, finta neve, accumula tanta polvere e poi passa un po' di tempo e ti ne rendi conto che devi spostare, si riempie tutto di polvere, in qualche modo ci stressano queste faccende domestiche. Invece quest'anno ho fatto questo, ho decorato la casa ma con così chiamata più logica, dove niente mi può impedire di pulire dopo, di aspirare, di lavare il pavimento o semplicemente che passa il robot. Ho messo questa base che è molto, cioè non accumulerà la polvere e mi viene molto più facile dopo e anche si vede tutto più aperto, più libero. Decoro questo albero essendo un pino vero, ho deciso di fare comunque decoro molto naturale. Cosa poteva profumare questo albero ancora di più se non le bacche di cannella? Ecco le bacche di cannella le ho già legate e adesso voglio mettere il filo qua su questi tipi di noci, anche su questo e li attacchiamo tutti sull'albero. Adesso questi pini io li attacco, ecco proprio qua in mezzo dove il rametto si divide, così avrà un effetto molto più originale, sembrerà proprio che questo albero fa questi pini. Questi pini è molto più bello farli con questo filo perché quando noi lo rotoliamo, adesso vi faccio vedere, allora riusciamo dopo anche a posizionarli come vogliamo noi, tipo più sporgenti o leggermente più in giù. Vedete, riusciamo comunque a metterli o più in piedi o così. È importante quando noi mettiamo i palini sull'albero che questi palini quando vanno in giù che non si fermano in altri rametti, ecco, bisogna posizionarli che così si vede anche tutto molto più leggero, molto più soft, no? Invece se noi lo mettiamo sotto un altro rametto e con qualche modo tipo lo premi, lo cambia e si vede tutto molto più confusione, invece così è molto tutto più leggero. Guardate, adesso io faccio questo. Ho alcuni palini di una dimensione più grande, tipo come questo. Con questi palini mi aiuterò di accentuare alcuni posti dell'albero. Non li mettiamo una vicina all'altra perché le palline grandi vicine all'altra su un albero così appesantisce molto la nostra decorazione.
Questo profumo di pino vero mi torna molto indietro alla mia infanzia. I miei genitori ogni anno mettevano un pino verde in casa, col profumo l'ho conservato fino ad oggi profondamente nel mio cuore. Mentre io decoravo questo albero, anche i miei bambini decoravano il loro alberello in camera, li ho lasciato fare così come hanno voluto loro. Provo a fissare questa ghirlanda sopra il camino, però non voglio fare dei buchi, come lo fisso qua in questo angolo sporgente. Metto soltanto la ghirlanda verde e questo bordeaux, che non è proprio un rosso acceso, è un bordeaux, per cui è molto, molto tranquillo, una decorazione molto tranquilla. E ho messo soltanto un po' di luce e l'ho lasciata così semplice, non ho messo niente brillantini. Metto anche questi federi che avevo già condiviso con voi, che li ho comprati, e sono proprio contenta dell'acquisto che ho fatto, che perché è uscito così come mi immaginavo io. Un piccolo decoro anche sul tavolino, aggiungo un po' di rametti veri, e anche questi rossi sono dei rametti veri, così loro anche si seccano e rimangono sempre belli. I fall into peace and silence on a very special Christmas Eve. Ho messo 3 candele e un verde che assomiglia molto con quei rametti che ho di sopra, vedete la stessa tonalità. Sicuramente il profumo di un pino vero fa la differenza, ma anche se voi non avete avuto la possibilità di prendervi un pino verde, guardate, potete aiutare con delle candele profumate proprio adatte a questo Natale. Voi sapete molto bene che io adoro semplicemente le candele di Ava May, per me sono i migliori come designer e profumazione. E accendere una delle 9 candele che sono dedicate al Natale di Ava May, vi assicuro che vi sembra di stare dentro in un bosco. La candela Sogni d'inverno ha note di incenso, cedro e pepe nero, invece la candela Baita di montagna ha note pino, cedro e limone. E anche questa volta ho un super mega bonus per voi, oltre al 50% di sconto con il codice sconto. Vi lascerò comunque tutto nella descrizione del video, così riuscite a vedere, entrate sulla loro pagina e approfittate del buono sconto. Poi ogni volta Ava May mi sorprende. Questa volta ad esempio sono quelle candele che le accendi e ti sembra di respirare così in mezzo a bosco, che ti riempie di cose positive, di aria pulita, e soprattutto si sente molto spirito natalizio. Sulla porta ho lasciato la ghirlanda che l'avevo fatto vedere, ho soltanto aggiunto un po' di rosso. Un'altra ghirlanda l'ho messa qua davanti all'entrata, e dall'altra parte della cucina ho attaccato anche questi luci tipo a pioggia, l'effetto pioggia, adesso sta fermo, e mi sono decorata anche la cucina. Ho lasciato soltanto la luce, non ho voluto appesantire di più. Quest'anno mi sono sentita di mettermi un albero piccolo anche in camera da letto. È la prima volta che lo faccio, però quest'anno me la sono proprio sentita di farlo. Ecco qua l'albero, vedete, molto fine, piccolo, per cui neanche occupa tanto spazio. Sarà molto bello la mattina svegliarsi e vedere questo albero. Come dicevo, metterò soltanto le pine e magari un po' di cervi così piccoli. Poi un'altra cosa, voglio coprire la base. E la base la voglio coprire con tessuto di juta. La luce non li voglio mettere su tutti i rami,
perché sennò sarebbe un po' troppo nella stanza da letto, ma ho questo filo qua, è un filo lungo che ha la luce calda e provo a fare questo. Adesso questo filo lo voglio tutto circondare soltanto, ecco, in mezzo l'albero, soltanto questa parte. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas. Qualche giorno fa comunque ho lavato tutte le lenzuola che mi sono arrivate, le federe, poi volevo condividere anche, ho preso sul sito di Westwing questi due in flanella, però in flanella molto, un tessuto molto buono e una qualità molto buona di flanella, e poi ho preso qualcosa anche sulla Reduto, ho preso questa coperta sempre in flanella, anche questa ha una qualità molto buona, ho lavato tutto, ho stirato tutto. Guardate, anche per la stanza da letto ho preso questa copripiumino con questi lenzuole. Non ho mai preso un colore così scuro nella stanza da letto, le lenzuola intendo, sempre prendo bianco, casomai un po' di beige così, ma più scuri no. Quest'anno ecco proprio così un cambiamento totale, cambiamo la lenzuola e decoriamo il nostro letto. Lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time. Mi è piaciuto molto la chiusura di questo copripiumino. Non trovavo i bottoni come si apre, invece era, vedete, è talmente nascosto bene, non quando il prodotto è lavorato molto bene, era talmente nascosto bene che non si nota neanche dove sta la chiusura. It's cold again, but I know we'll be warm, sitting by the fire and dream. Tell me again with a whisper, little things that I wanna. Sono soddisfatta della decorazione che sono riuscita a dare, è tutto così accogliente, tutto così caloroso, bello, manca soltanto dei profumi di qualche biscotto. Allora in bagno ho fatto questo, ho messo soltanto un po' una ghirlanda rossa sopra il specchio e lo lascio così semplice. Invece qua ho attaccato questo, un albero, però è molto carino, cioè quando lo tocchi suona. Invece qua fuori sulla finestra ho messo un po' di rametti di pino e poi qualche vaso con i fiori, così si vede molto bello anche dalla finestra. Feeling